Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche spirituali per il secondo semestre 2024. Ma bene, abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Sagittario. Significa espansione, prosperità, abbondanza e anche, mi viene da dire amore incondizionato o apertura del cuore, perché è una carta legata alla madre o alla maternità. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per il primo semestre del 2024, le previsioni per l'estate e trovate anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Questa è una previsione su 4, di cui una è già uscita, previsioni generali sul 2024 per il secondo semestre, poi ne usciranno anche una sull'amore e una sul lavoro. Allora, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per voi. Abbiamo un 6 di bastoni, l'eremita, un 2 di spade, no, queste sono troppe, fante di spade, cavaliere di coppe, la torre. E 8 di coppe, ragazzi. Ho la sensazione che qualcuno potrebbe accrescere il proprio stato spirituale al punto di diventare una guida e questo scaturirebbe come un circolo virtuoso dove ok, studio per me, mi fa bene, lo insegno agli altri, vedo che insegnare agli altri mi fa bene ugualmente, fa bene agli altri, mi viene ancora voglia di studiare e via così. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo col 6 di bastoni, no, sono troppe ragazzi, 2 per piacere, la stella e un 9 di bastoni, di coppe. Guardavo 6 di bastoni qua. Sì, allora, qui si tratta di raggiungere i traguardi, di raggiungere il proprio appagamento. Nel prossimo semestre è come se puntaste un nuovo obiettivo. È un po' come, ok, sono arrivato fino qui, ho avuto riconoscimento, oppure cioè sono appagato, ma ho come bisogno di qualche cosa di più in alto. Guardate, non so per quanti possa risuonare, ma ho la sensazione che qua nel prossimo semestre sarà, come ve lo posso spiegare? Il karma del successo. Ho come questa sensazione che qualcuno stia puntando proprio in alto, in alto, in alto. Ovviamente non sarà così per tutti. Potrebbero essere appunto dei nuovi obiettivi, ehm, delle nuove aspirazioni, dei nuovi studi anche per qualcuno.
Andiamo a vedere l'eremita. Qualcuno potrebbe iniziare a studiare astrologia, studiare cosmologia. E se per caso siete in una fase dove siete stati facendo un percorso di studi, sento che nel prossimo semestre si concluderà quel percorso, ma sarà subito, come vi dicevo prima, ne inizierete subito un altro. Allora, abbiamo un re di spade e un 9 di bastoni per la carta dell'eremita. Sì, ragazzi, io vi sento, ma poi effettivamente anche l'imperatrice, come vi ho detto all'inizio, è una carta di espansione. Io vedo che qui nel prossimo semestre andrete a puntare in alto, cioè qual è il mio scopo di vita, qual è la mia ragione di vita, tutto quello che ho passato, tutto quello che cosa mi ha insegnato, come lo posso utilizzare a mio favore, come lo posso mettere in ordine. Andiamo a vedere il 2 di spade. Eremita nuovamente e 6 di pentacoli. Qui c'è un qualche cosa che vi lega all'avere successo e con questo 2 di spade sento che il dubbio è se rimanere da soli o, cioè, se vivere la vostra vita, andare per conto vostro oppure condividere qualcosa. Tenete presente che il 6 di pentacoli è una carta di scambi commerciali. Ed essendo comunque una lettura spirituale, potrebbe essere uno scambio tra il dare e il ricevere, magari da altri, o il mettere equilibrio su certi temi vostri interni, perché io comunque qui con il 2 di spade vedo che ci sono tanti dubbi inerente a un passato, perché qui l'eremita ce l'abbiamo 2 volte, quindi è come se ci fosse qualche cosa che un po' state rivedendo in questo semestre. Andiamo a vedere il fante di spade. Cavaliere di coppe. Fante di spade nuovamente. Re di coppe imperatrice. Guardate ragazzi, io vi sento proiettati verso il futuro. Non so quanto tempo resterete in fase eremita, sinceramente. Sento che non sarà una fase eremita nel senso che vi isolerete, anche se sì che alzerete certe barriere difensive nei confronti di qualcuno, ma è una fase eremita più del senso ragiono con la mia testa, non mi faccio influenzare da nessuno. E qui sento questo nuovo percorso di studi, di apprendimento. Questa potrebbe anche essere una proposta, per qualcuno di studi. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe perché ce l'avete 2 volte come il fante di spade. Allora, qui abbiamo la luna, un 6 di coppe e il mondo. Allora, se per voi ci fosse una questione, come vi dicevo prima, di farvi vedere al pubblico, quindi di diventare famosi, o potrebbe anche essere farvi vedere da un pubblico, potrebbe essere, non lo so, il pubblico dove lavorate, cioè nel senso i vostri colleghi. Qui ho idea che intraprenderete questo tipo di percorso di approfondimento, di studi anche, come vi dicevo, ma con queste carte qui ho come l'idea che non sarà esattamente come ve lo eravate sognati. Non raggiungerete lo stesso quel tipo di traguardo che secondo me a cui aspirate. Difatti poi qua abbiamo una torre, andiamo a vederla sta torre. Fante di pentacoli e asso di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione che, allora, poi scrivetemelo nei commenti perché è giusto anche per me avere dei feedback.
come se ci fosse stato un qualche tipo di risultato, cioè ci fosse stato o potrebbe esserci in questo semestre, adesso non so in che mese esattamente arrivi, anche se secondo me all'inizio del semestre, però poi me lo direte voi. C'è come una proposta da parte di qualcuno, un'offerta, un qualche tipo di collaborazione, da cui fareste bene proteggervi. Perché? Ho come l'idea che sia una collaborazione dove voi farete tutto, sarete lasciati da soli a voi stessi, magari dovete studiare, magari dovete fare corsi di aggiornamento, magari dovrete anche ehm, fare ruoli che non vi competono sinceramente, potrebbe essere un sapete, no, tipo, non lo so, in oreficeria si studiano storia, geografia e magari un orafo si chiede: "Cosa me ne faccio", no, di queste e invece ci vuole tutto, ci vuole la base, ci vuole come una sorta di percorso più ampio. È per quello che qua sento che non sarà esattamente il tipo di evoluzione che vi eravate aspettati, e qua ho come la sensazione che a un certo punto le cose potrebbero crollare inaspettatamente, ehm, per dare il passo a questo asso di bastoni, come se ci fosse un nuovo inizio. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un 10 di coppe e un fante di coppe. Allora, qui è come se dopo questa torre avrete la possibilità di iniziare qualcosa di più concreto. L'otto di coppe è di nuovo l'arcano minore dell'eremita. Qui è molto importante che voi troviate il vostro centro, perché andate verso il compimento, avete comunque un 10 di coppe alla fine, ma c'è anche un allontanamento in mezzo, quindi qui o avete proprio bisogno, magari anche di una guida. Tenete presente che il re di spade molte volte fa riferimento a uno psicologo, certe volte anche a un avvocato, ma diciamo che questa è una lettura di crescita spirituale, quindi vi dico, può essere ehm, utile nel prossimo semestre magari affidarvi o fare qualche sessione con uno psicologo, ma più che altro perché vi aiuti in questo vostro percorso di autoconoscenza. E qui sì, dovete un po', secondo me, imparare a bilanciare con questo 6 di pentacoli, a valutare i pro e i contro, perché qua, ripeto, è come se ci fosse questa cosa che si è avvicinata, questa offerta, potrebbe essere un'offerta, potrebbe essere un nuovo percorso di studi, che magari iniziate a fare, poi tipo, vi faccio un esempio, quando qua vi dicevo potreste iniziare a studiare astrologia, poi magari iniziate a mettervi nel campo e vi rendete conto che c'è talmente tanta roba da studiare che ad un certo punto dite: "No, ok, basta, cambio studio, inizio qualche cos'altro", allontanandovi quindi da quel tipo di obiettivo. Che interessante, ragazzi. Vi dico, ci sono tanti fanti, quindi ho come l'idea che potrebbe essere anche una questione ehm, di un figlio che cerca la propria strada, oppure potrebbe essere un progetto giovane. Però sì, ho come la sensazione che qui non sia esattamente quello che avevate sognato, quello che vi avevano promesso, magari anche, perché per qualcuno il cavaliere di coppe è anche qui, ce l'abbiamo doppio. Va bene, andiamo a vedere un oracolo di questi e poi andiamo a vedere una meditazione di Findorn, un messaggio di quelli canalizzati da Findorn. Utilizza la tua saggezza, e qui avete 2 volte la carta dell'eremita, il che mi dice che siete molto saggi. Dedicate
lezione di oggi, dedicate alla saggezza il giorno di oggi. Prendi coscienza di una delle grandi verità che hai imparato e applicala alla tua vita in qualche maniera. L'obiettivo? Utilizzare la tua saggezza e sentire quanto potente risulta quando passa da pensiero a forma. Che interessante. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Sento molto in questa lettura una domanda che vi state facendo del tipo: sono io che devo cambiare o è la realtà intorno a me che devo cambiare? Allora, la frase dice: nel silenzio siamo consapevoli del battito del nostro cuore. È vita, vita ancor più abbondante. La vita è Dio e Dio è tutto. Ogni cosa creata, la vastità dell'universo, persino il più piccolo degli atomi. La vita è ogni cosa, perché Dio è in ogni cosa e non c'è nulla in cui non vi sia Dio. Appena espandiamo la nostra coscienza, siamo consapevoli dell'unità di ogni forma di vita. Siamo consapevoli d'essere quest'unità. Il nostro cuore batte all'unisono con quest'unità. Unità, unità, unità. Ma in effetti qui ce l'abbiamo questo 10 di coppe che mi potrebbe parlare di unione o comunque completamento. Va bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata in qualche modo di ispirazione. Fatemelo un po' sapere nei commenti se qualche cosa ha vibrato. Se volete sostenere il canale comunque potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione, e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per prenotare una sessione individuale, oppure potete direttamente abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!